Questo è il risultato finale del fermaio a soutache, con ago, filo, un po' di pazienza e naturalmente soutache. Se sei arrivata fino a qui, sei pronta per il passaggio finale, decisamente. Nel primo video abbiamo improntato e disegnato il progetto, nel secondo abbiamo fatto i moduli base e i decori e nel terzo abbiamo terminato i decori laterali, abbiamo assemblato il tutto e l'abbiamo unito alla nostra base. Sei pronta per questa terza parte di video? Ed eccoci alla parte finale del nostro fermaio. Se ti sei persa naturalmente la prima e la seconda parte, la prima in cui andiamo a disegnare il nostro fermaio e la seconda in cui realizziamo questi moduli e questi decori, ti metto il link giù in info box oppure nelle schede. Stiamo realizzando questo fermaio a soutache, quindi proseguiamo. Dobbiamo fare i decori laterali. Dobbiamo prolungare ancora un pochino il nostro fermaio. Abbiamo realizzato 2 moduli base, 1 e 2 li abbiamo uniti al centro e abbiamo fatto i decori da un lato e da un altro. Adesso dobbiamo proseguire con qualche altro decoro qui per allungarlo, per posizionarlo sopra il nostro elemento. Quindi io proseguo, naturalmente decisamente farò delle variazioni, ma talvolta faccio un disegno giusto indicativo, poi mi concedo sempre di cambiare a seconda del gusto e del momento, insomma, strada facendo spesso cambio idea. Quindi metterò il video velocizzato e ci sarà poi la mia voce che vi guida passo a passo. Vado a scegliere la mia piattina, utilizzerò probabilmente questa, questo è il verso, ve lo mostro qui. Ci sono poi video dedicate, tutta una playlist dedicata al soutache con le lezioni base. Questo vedete, si forma una sorta di V, spero che si veda nella trama. In genere la parte sinistra è il nostro dritto e comunque in ogni caso cercate di metterle tutte quante nello stesso verso, ok? Quando le andate a posizionare. Perfetto, si noterà naturalmente di più se sbagliate il verso nelle piattine Gustus che sono questa tipologia. Io le chiamo Gustus perché sono la tipologia, tra virgolette, tinta unita di fili e forme, che sono le piattine, la marca che utilizzo, quindi c'è uno sconto anche per voi che è Briga 5 e vi metto anche il link di questi giù nell'info box. Non è un video collaborazione, ma avendo questo codice sconto lo condivido con voi. Ok, quindi procedo e vado. Decido di fare questa sorta di decori qui sul lato, in questo modo. Quindi più o meno prendo il centro. Non vi preoccupate che vi dirò la misura, ne taglio sempre un pochino in più perché è meglio un pochino in più che naturalmente un pochino in meno. Ok, velocizzo il video e poi vi spiego strada facendo. Taglio 11 cm di piattina soutache, prendo il mio filo della Miyuki, l'ago della Tulip numero 10 e comincio a cucire. Quindi prendo la mia piattina, vi ho già detto del verso, individuo la metà e comincio a cucire. Naturalmente ho dimenticato di fare il nodino al filo, ma recupero subito e semplicemente inizio a cucire punti piccoli sull'esterno e punti più grandi all'interno attraverso le piattine e se riuscite la beading foundation. Girate sempre il lavoro per vedere sul davanti il risultato se sta venendo in maniera ottimale. Arrivo poi, vedete, qui all'estremità dove devo fare il decoro e mi aiuto con l'indice, vedete in questo modo, punto l'ago e dopodiché vado a prendere una perlina, quindi fisso poi al decoro sottostante, vado a prendere una perlina perché voglio fare questa decorazione, prendo una perlina, decido verde, poi cambio idea naturalmente e prendo quella rossa, è una perla da 3 mm, ma andrà bene se l'avete anche da 4. Fate sempre attenzione a non tirarvi dietro le piattine, quindi infilo la mia perlina, dopodiché giro la piattina sopra e vado a individuare la scanalatura della piattina. Ripasso nella scanalatura, nella perla, nella piattina e vado a cucire. Potete rallentare naturalmente il video per vedere meglio questi passaggi. Do qualche puntino, fisso poi anche all'esterno in diagonale il mio lavoro e diciamo che già sarebbe bello fermo, passate un paio di volte, però mi accosto e cucio anche questo decoro al decoro fatto nell'altro video, quello centrale, vedete, con le piattine color rosso. Poi faccio qualche nodino e taglio. Naturalmente quello che ho fatto a destra lo andrò a fare anche a sinistra.
taglio la piattina in eccesso e vado a fare il decoro dall'altra metà. Naturalmente io per una questione di video terminerò tutta la parte sinistra, voi naturalmente dovrete fare alla stessa maniera tutti i decori anche dal lato destro, ok? Quindi adesso prendo una perla da 6 mm e taglio 3 piattine, 3 pezzettini di piattine di circa 5 centimetri e mezzo per una perlina di questa dimensione. Prendo un altro pezzetto di filo, questa volta vado sul color oro. Sapete che potete utilizzare anche il filo di nylon trasparente, io diciamo che utilizzo questo colorato perché uno mi trovo meglio a cucire, sono sincera, e poi perché per voi decisamente si vede un pochino meglio. Quindi decido l'alternanza dei colori, vedo il verso, parto con il colore blu. Se vi siete persa la prima parte del video, saprete, la seconda scusate, saprete come faccio questo decoro. In realtà dobbiamo andare a fare la stessa identica cosa, solo con una perlina leggermente più grande. Quindi questo, come abbiamo detto, è il mio dritto, prendo la perlina e questa volta vado direttamente a cucire e poi dopo salgo e chiudo per una questione di velocità, quindi vado molto molto veloce in questo modo. Centro naturalmente sempre la scanalatura perché mi consente di cucire in modo più agevole, ma non mi preoccupo tantissimo che si vedano i fili di cucitura perché tanto all'esterno ci andranno altri fili. Quindi vedete, mi sposto proprio qui dove so che vado ad individuare il foro della mia perla e spunto nella scanalatura dall'altro lato. Vado avanti e indietro un paio di volte. Per fissarla alla mia piattina, ridiscendo ed unisco in questo modo e poi come abbiamo fatto qui in questa parte di video, questa parte insomma del disegnino, vado a prendere le altre piattine, le vado a vedere il verso, spero che si veda l'ombra che genera che generano e spero che si vedano insomma il tessuto, la trecciatura del tessuto. Vado ad osservare naturalmente il mio davanti e lo metto alla stessa maniera, quindi vedete? Spero che si veda. Si va ad aprire in questo modo, comunque spero di sì, e vado semplicemente ad accostare. Cucirò, scusatemi, cucirò tutte e due le piattine insieme, quindi diciamo che come vedete serve veramente pochissimo tessuto, io ne taglio di più perché mi serve più che altro per mantenere e per poter cucire. Quindi vado, in questo modo, poi vado dall'altro lato, mantengo per bene, ok? Vedete, vado un po' indietro con l'ago e mi sistemo bene le mie piattine in questo modo. Se avete difficoltà, naturalmente cucite una piattina per volta. Il discorso non cambia mai, tutto sta a voi ed alla vostra manualità. Se avete difficoltà a tenere le piattine, a cucire tutte insieme, le fate un pochino per volta, ok? Io procedo avanti e indietro ed unisco le mie piattine. Metto un pochino il video velocizzato, poi una volta che avrò unito al centro andrò a fare anche qualche punto più esterno, ok? E naturalmente questo è il mio dritto del lavoro, vedete? Questo è il mio dritto del lavoro, quindi vado a cucire qui, in questo modo, sistemo e do qualche puntino un pochino a zig zag. Vedete che la gustus è leggermente meno spessa, ma di un micron, quindi quando date i punti sistemate un pochino con le mani in modo tale che sul davanti venga bene. Ok, procedo con le mie cuciture e metto velocizzato. Mi raccomando, punti piccolissimi all'esterno, quindi sull'esterno, vedete, io sto cucendo col filo oro, ma qui sto molto attenta in modo tale che la mia cucitura non si veda e all'esterno invece posso dare dei punti più larghi. Ok. Quindi proseguo con la mia cucitura fino ad unire tutte quante le piattine al centro
e poi naturalmente taglio il filo. Come vedete le nostre piattine sono unite, adesso non ci resta che andare ad incollare sul nostro elemento principale e come sempre, come abbiamo fatto da un lato, faremo dall'altro. Incollo i vari pezzi tra di loro, semplicemente appoggio. Ok, mi raccomando, centrate. Naturalmente sono andata avanti, vedete ho fatto il decoro da questo lato, adesso sto cucendo l'altro decoro e ho aggiunto un altro giro di piattine, quindi ci siamo fermati all'altra parte di video dove c'erano 3 piattine, ho aggiunto questa quarta perché alla fine l'effetto finale mi piaceva, quindi dall'altro lato sono andata direttamente a fare a cucire 4 piattine. Vedete, le sto finendo di cucire, le ho cucite al centro e adesso procedo col cucirle sul retro. Quindi fate anche voi la stessa cosa e se vi piace l'effetto finale potete aggiungere 4 piattine anziché 3, lo sapete. Si fanno sempre cambiamenti in corso d'opera. Vado e termino la cucitura. Procedo sempre alla stessa maniera, punti piccoli sull'esterno e punti più grandi, più larghi all'interno, tanto non si vedranno. Quindi abbiamo finito anche l'ultimo modulino, tutti quanti i decori, adesso non ci resta che assemblare. Quindi taglio il filo in eccesso e vado ad incollare con la colla B6000. Vedrete che in questa parte finale del tutorial utilizzerò prevalentemente la colla B6000 perché secondo me è la più valida ai fini di questo lavoro. Naturalmente andrò a cucire perché non basta solo la colla per metterci in sicurezza, quindi andrò a cucire i vari elementi. Potete rallentare il video per vedere meglio, passo sempre attraverso la scanalatura e unisco i due pezzi, quindi vedete, quindi procedo avanti e indietro attraverso la scanalatura lungo largo, scusatemi, lungo l'arco, ogni tanto perdo il filo e proseguo così, quindi do 4-5 punti a cucire lungo il margine. Naturalmente il filo sta quasi per finire, taglio e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Mi raccomando, cucite gli elementi tra di loro e procedo, vedete, a cucire anche l'altro. Qui vi mostro anche come cucire attraverso lo spazio che c'è tra le due piattine, quindi sia si può cucire sfruttando la scanalatura e quindi posizionando l'ago in diagonale, ma si può posizionare anche in verticale passando e pungendo un pochino le piattine attraverso lo spazio tra di esse. Comunque dovete fare attenzione, rallentate i video per individuare tutte quanti le tipologie di punti in cui posso andare a cucire. Ed eccoci qui, creative addirittura d'arrivo. Abbiamo terminato, cucito ed anche incollato i nostri laterali, il nostro retro è un po' disastrato, ma tanto non si vedrà assolutamente. Adesso dobbiamo andare semplicemente ad incollare il nostro pettinino sulla nostra superficie, in questo caso, cioè il nostro elemento a soutache sul nostro fermaio, che come abbiamo detto potrebbe anche essere un pettinino. Naturalmente ormai il pettinino vecchio sarebbe un po' piccino, quindi diciamo che va meglio con questa dimensione o anche con qualcosa del genere. Quello che voglio farvi notare naturalmente è questo, e che come vedete, intravedete che qui c'è dello spazio, ok? E quindi cosa faccio? Velocizzo il video per semplificare, vado a tagliare tutti i pezzetti di piattina, vedete, sporgenti che escono dal nostro elemento, dopodiché per riempire quei vuoti prendo dei pezzettini di beading foundation, di feltro, di lazy stiff stuff per andare a riempire questi vuoti perché il nostro pettinino nella parte sottostante deve essere il più piatto possibile. Incollerò perché lo andrò a incollare poi con la colla B6000 sull'elemento che è liscio,
quindi meglio non avere vuoti, ma far aderire bene tutta la parte sottostante. Quindi prendo i miei pezzettini, vedete, e vado ad incollare. Voi potete prendere anche del tessuto o dell'Ultra Suede per cercare di rendere la parte retro del nostro elemento più lineare possibile, senza troppi avalamenti. Naturalmente aspetto che poi asciughino e ora vi mostro che naturalmente quella parte sporgerà dal nostro pettinino e quindi quella parte andrà rivestita. I retro del soutache vengono rivestiti, ovviamente qui no perché lo dobbiamo andare a posizionare su un elemento rigido, ma quella parte che sporge non si deve vedere e quindi vado a prendere un pochino di Ultra Suede o Alcantara, vedete, è un tessuto più sottile e vado a ritagliare questo rettangolino al centro. E poi vado semplicemente ad incollare, per adesso do una, insomma, vado a incollare e poi piano piano con le forbicine di precisione più piccine vado a ritagliare per bene tutto quanto il mio contorno. Utilizzate delle forbicine da un buon taglio in modo tale che venga una finitura ben fatta. Qui il video è un po' velocizzato, ma voi procedete naturalmente pian pianino in questa operazione. Mi raccomando, forbicine super affilate. Adesso vedete il nostro elemento è liscio, vedete? Ve lo mostro e vedrete che naturalmente la parte sul retro che sporgerà non darà problemi. Vedo che c'è ancora un piccolissimo dislivello e quindi vado a prendere un altro pezzettino, ok, di Beading Foundation e lo vado a posizionare lì per renderlo più stabile possibile. Metto delle mollettine per farlo aderire bene, lo lascio lì e poi dopo lo andiamo a riprendere. Adesso, visto che la superficie del retro del pettinino è liscia, insomma l'Ultra Suede è abbastanza liscio e la base è liscia, lo vado a graffiare al centro per far aderire meglio la colla. Non so se faccio bene o fatto male, ma è un trucchetto che utilizzo spesso. Vado a grattare, dopodiché vedete che metto la colla lasciando i due estremi senza colla e lo metto su tutto quanto il pettinino tranne nei due pezzetti che fuoriescono da esso. Quindi vado a mettere la colla, posiziono, vedete, sul mio pettinino e poi con delle pinzette, perché ahimè le mollettine adesso sono un po' piccine, con delle pinzette vado a fissare e aspetto naturalmente l'asciugatura. Faccio aderire ben bene tutto quanto il mio lavoro sopra il mio fermaglio. E aspettati poi i tempi di asciugatura, diciamo che il fermaglio è finito. Naturalmente, se vi restano degli spazi qui sotto un pochino evidenti che non aderisce proprio perfettamente, potete sempre andare a mettere un pochino di Ultra Suede qui in basso, di colore naturalmente nero, in modo tale che non si veda. Questo è il nostro fermaglio soutache finito. Naturalmente lasciatelo lì tutta la notte a fare presa, perché quella è la cosa principale, ma con la colla bisemina non dovreste avere nessun tipo di problema. Eccolo qua, il nostro fermaglio finito. Io naturalmente nel disegno avevo fatto dei decori qui con le perline, ma ho pensato che veramente poi sarebbe stato troppo elaborato, quindi diciamo che per questo tutorial ci fermiamo qui. Spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, mi raccomando, ancora un po' di colla tra le mani, mi raccomando un commentino, like, io adesso vado a rifinire qui un po' il taglio dell'Ultra Suede, ma devo dire che sono veramente soddisfatta del risultato, mi piace troppo e questo vedete da sotto, questo è il risultato. Quindi vi abbraccio tutte ed auguro a tutte veramente buona creatività. Se si è sporcato un po' il fermaglio di colla, poi con calma lo andate a ripulire con un batuffolino di cotone o un po' di tessuto, insomma. Non macchiate di alcol o altri materiali le vostre piattine, fate molta attenzione se in qualche punto dovesse sporcarsi un pochino. Ok, un bacio a tutte, vi saluto e come sempre buona creatività. Ciao!